Ciao a tutti, bentornati sul canale, anzi lo devo dire a me, bentornato sul canale. Come ben sapete è già un mese che sono stato assente sul canale YouTube, è già un mese che non pubblico più video e vi dico la verità, questa cosa mi fa stare abbastanza male, perché non fare video, non portare contenuti sul canale mi rode un pochino dentro, però diciamo che ne vale la pena perché vi porto una cosa che sarà utile per il canale, più che altro per me, per avere più possibilità di portare più contenuti. Come ben sapete prima avevo un'officina proprio sotto scala che è strettissima, non c'avevo tanto spazio, non avevo diciamo spazio per fare grandi cose, infatti io dovevo cambiare perché non mi sentivo proprio a mio agio. Però anche se era un'officina piccolina mi è servita, è stato proprio il punto di partenza di questo canale. Infatti mi manca anche un pochino, come vedete era proprio strettissima, non ci si poteva girare, soprattutto quando dovevo girare video e dovevo girare in monopattino, perché devo riprendere il monopattino dall'altra parte, tirarlo fuori all'officina e rimetterlo dentro. Insomma, per fare un video mi ci volevano ore, cioè ma proprio tante ore buttai via per la colpa di quell'officina stretta. Oggi vi porto la nuova officina, come ben vedete la location è un po' cambiata, ancora non è finita del tutto, la sto portando avanti piano piano. Insomma, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avessi fatto e di lasciare tantissimi like se vi è piaciuto questo video, e magari qua sotto nei commenti fatemi sapere se vi piace più questa officina o quella che avevo prima. Ora vi la faccio vedere. Allora ragazzi, questa è la nuova officina. Come ben vedete qua su ho messo tutti i LED per avere una miglior luminosità per fare i video tutto a giro. Ho anche quel LED là, ora è spento perché dava noia alla telecamera quando registravo con il frontale. E questo è il banco che avevo nella officina vecchia. Ora l'ho messo qui, ora è più corto perché non ho tanto spazio per larghezza, diciamo, però per lunghezza abbiamo abbastanza spazio, come ben vedete. Ora posso fare unboxing qua, ma posso lavorare tranquillamente, girare in officina, che prima non lo potevo fare. Insomma, questo è il banco, che è ben organizzato, ancora sì, anche se non è ancora organizzato al 100%, però come ben vedete ho messo dei contenitori tipo questo, tutti i pezzi in 3D, questi tutte le centraline su quali ho imparato tipo qualche anno fa, che smontavo centraline eccetera. Questi sono tutti i pistoni, sospensione, cavallette, X-Tech, X-Lock eccetera, insomma tutti eliminate. Lì ci sono tutti i display per le centraline, frecce, cavi, cavettini, caricabatterie eccetera. E c'ho anche sotto, insomma c'è da sistemare ancora tutto, c'ho anche altri contenitori per sistemare altra roba. Qui il banco devo ancora sistemarlo e appendere tutti gli attrezzi che ce l'ho ancora in quel contenitore là. Insomma non è ancora finita del tutto, però meglio di quella di prima, almeno così ho più spazio per portarvi altri contenuti più interessanti. Allora, dopo avervi presentato l'officina, il video di oggi non finisce qui perché ho qualcosa di particolare per voi oggi. Abbiamo un bel unboxing, come ben vedete qua abbiamo una bella bestia. Non vi fate ingannare dalla scatola, perché quel maledetto che è dentro quella scatola lì è un mezzo illegale. Vi dico solo che fa quasi 80 km/h, ma di questo ne parliamo dopo. E invece su questo pacco qui strano, come ben vedete, che ha una forma quasi non si capisce, che mi è arrivato a casa senza sapere da dove viene, che l'ha mandato eccetera. Infatti ora chiamo Alfredo, sento se sa qualcosa lui. Praticamente a me mi sono trovato questo pacco strano a casa non sapendo che me l'ha mandato, da dove viene eccetera. Cioè a me mi sembra un monopattino, dai, questo l'ho capito subito dalla prima vista, che è un monopattino aperto e pacchettato un po' a cavolo. Allora direi di spacchettare subito per vedere cosa c'è dentro e poi chiamiamo Alfredo per sapere se sa qualcosa di questo stranissimo pacco. E insomma ragazzi, come vi avevo detto, è un monopattino. Era evidente, no? Ma che è sta roba ragazzi? A me mi sembra un monopattino di quelli a noleggio. Ora mi arrestano, sta a vedere Ah, ecco perché ragazzi ho capito perché l'hanno mandato aperto. Perché non ha la chiusura, come ben vedete, è
è tutto un pezzo fisso, è uno di quelli a noleggio. Ecco ragazzi, come avete visto abbiamo davvero un monopattino di quelli a noleggio in officina. Mai successo, non me sarei mai aspettata di trovarmi un monopattino di quelli a noleggio in officina. Ora direi di andare a chiamare Alfredo. Dovrei andare per forza fuori perché qua dentro non mi piglia il telefono, le mando tanto una foto su Telegram e sentire se ne sa qualcosa riguardo a questo coso. Allora ragazzi, sono qua fuori dall'officina, direi di chiamare subito Alfredo. Speriamo che mi rispondi subito, altrimenti mi tocca rimandare. Ok, mettiamo viva voce. Ok, sta squillando. Pronto? Pronto? Oh! Oh, buonasera. Oh, Ciao. se non chiamo io non ti fai mai sentire, eh? Ma lo sai, io sono sempre a lavorare, Sì, sempre a lavorare per te e per il canale là che crea. Sì, certo. Ci scommetto che sei a giro fuori, guarda, invece io sono a lavorare. Dai, una volta ogni tanto tocca anche a te, La ruota gira, dici, eh? Esatto. Allora, stavo facendo il video della presentazione officina nuova, no? E per l'appunto mi è arrivata un po' di roba, tra cui mi è arrivato un pacco strano che non so manco dove arriva. Ne sai qualcosa te? Ah, finalmente è arrivato, Ma come? Finalmente. Come finalmente mi hai portato un ferraccio? Ma che me ne faccio di quel ferraccio lì? È uno di quelli a sharing. Eh? Questa è la risposta alla domanda che in 50.000 ci fanno sempre. Hai C'è? presente quando apri Instagram o Facebook e trovi quelle domande: ciao Lacco, avrei bisogno di un monopattino massimo da 50 euro. Ecco, questo che ti è arrivato è un monopattino che costa la bellezza di 70 euro. Ovviamente ci sono da metterci sopra un po' le mani, però sono sicuro che sarà una cosa che ti riuscirà bene e secondo me potrebbe venire fuori anche un bel video. Madonna ragazzi, ma io sono rimasto senza parole, guarda. Cioè, già ne ho poche da fare. Già ne ho poche da fare. Impegnati bene, impegnati molto. Ma dici fattibile? Dai, vieni via, secondo me non sarà fattibile come cosa. Ormai lo sappiamo tutti che per Laco Creative niente è impossibile. Io l'ho visto e mi sembra un po' un bel casino. Dai, un party in meno. Ci speriamo che sia buona almeno la batteria, se no si va a spendere come un monopattino nuovo alla fine. Vabbè dai, io sono certo che se ci metti le mani come si deve riusciamo ad avere qualcosa di economico ma facile. Ma va, Impegnati e fammi vedere cosa sai fare. Ti lascio che io vado un po' a godermi questa bella giornata di sole insieme alla moglie. Vai, tanto la ruota gira, te l'ho detto prima, la ruota gira. Era l'ora, ti stavano aspettando tutti a lavorare, non ti preoccupare. Va bene, vai, ciao, finisco l'unboxing, ciao, alla prossima, ciao. Ma guarda te, quel maledetto di Alfredo, vabbè. Insomma, vi rendete conto, alla fine Alfredo l'ha comprato. Secondo me lo voglio mettere alla prova, altro che il discorso di quelli 50 euro eccetera. Comunque dai ragazzi, ora lo mettiamo da parte, poi dopo ci sarà un altro secondo video dove cercheremo a metterlo a posto e farlo partire. Comunque poi ora vi faccio vedere l'altro pacco. Ok ragazzi, allora partiamo a spacchettare. Mi sembra che è abbastanza pesante, dai. Eccolo! Sembra abbastanza pesante, ragazzi. Allora, poi vediamo qui cosa abbiamo. E oddio, ora ci passo. Ok, allora, qui vedo che mi hanno mandato una maglietta. Direi di andare a provarla subito e vediamo se mi sta. E voilà! Direi mi sta abbastanza bene. Mettiamoci anche il cappellino. Bianco direi sta abbastanza bene. Ah sì, mi sta anche meglio della maglietta nera. Allora ragazzi, questa pistolina che abbiamo dietro è un Azmart V10 Plus.
è un dual motor 2400 watt. Non vi spoilerò più di così, vi dico giusto due cose, altrimenti Alfredo mi ammazza. Comunque vi dico solo che questo Azmart V10 Plus ha una batteria LG, attenzione ragazzi, ha una batteria di qualità. Infatti prima di provarlo su strada mi ha convinto solo per la batteria. Come ben sapete la batteria è quella che conta più di tutto. Comunque abbiamo un motore 2400 watt, batteria 52 volts come abbiamo detto LG, e di amperaggio abbiamo un 28 ampere ora. È un'ottima batteria. Comunque ragazzi, questo Azmart V10 Plus ce la manda Ledo di Electric Motors, che ha un'officina da riparazione e vendita monopattini che ha aperto circa quasi un annetto fa. Insomma, se volete saperne di più andate sul loro sito, altrimenti aspettate la recensione completa con Alfredo. Questo è tutto ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi sia piaciuto questo bellissimo unboxing, anche se non è tanto, ma ci tenevo a portare qualcos'altro insieme alla presentazione dell'officina, altrimenti sarebbe un video breve. Comunque vi do l'appuntamento con Alfredo nella recensione completa di questa bestia, e prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al canale ancora se non l'avete fatto e di lasciare tantissimi like se vi è piaciuto questo video. Questo è tutto da Laco Creative, noi ci vediamo nei prossimi video, ciao ragazzi!